Allora, Corte delle Dolomiti è stata una iniziativa di affezione della nostra azienda, della Minoter e del suo presidente del consiglio di amministrazione, che è l'ingegner Qualbu. Una iniziativa di affezione perché lui si è innamorato fin da subito di questo luogo quando l'ha visitato già a metà degli anni 90 per poi acquistarlo agli inizi degli anni 2000. E ha rappresentato per noi un fiore all'occhiello per il fatto che abbiamo sempre tenuto all'architettura di Gellner, ai suoi arredi e al senso sociale che ha avuto questo luogo fin dagli anni 50 e che in un certo senso deve continuare ad esserci anche adesso negli anni 2020, però tutta una sua componente culturale alla quale non ci sottraiamo e anzi cerchiamo il più possibile di alimentare. La fortuna è stata quella, fortuna e volontà, di volersi interfacciare direttamente con l'architetto Gellner, che ancora era vivo al tempo, e per cui ha dato tutta una serie di indicazioni anche su ristrutturazione e restauri che sono state seguite. È importante basare il tutto su una contestualizzazione del luogo, perché Gellner aveva progettato un hotel che aveva degli elementi chiari, che sono quelli degli spazi comuni particolarmente ampi per favorire la socialità e delle camere piccole perché uno doveva andarci solamente a dormire. Tutti gli esperimenti che sono stati fatti dopo, non da noi, sono stati tutti sbagliati perché si andava a alterare questo concetto di Gellner, per cui magari cercare di inserire un terzo letto nelle camere, cercare di modificare i bagni, cercare di sistemare le cose secondo un gusto che era contemporaneo e attuale nel momento in cui veniva fatto, ma non più 10 anni dopo. Nell'albergo tutto ciò che abbiamo potuto salvare lo abbiamo salvato perché crediamo che il gusto di Gellner e il senso iniziale dell'iniziativa sia fuori dal tempo, che è il concetto di spazialità eterna. Abbiamo recuperato tutte quelle che sono state le sue scelte in termini di mobilio, per cui dai Cassina alle Corbusier, dove sono seduto adesso, al tavolo di Gellner che ho davanti, la lampada di Castiglioni, la noce di Castiglioni, le floss che sono nella lounge, gli Hoffmann-Wittmann bianchi che sono all'ingresso, la sedia a tre gambe che è presente nelle camere che in tanti non capiscono, è una serie di Hans Wegner, la FH4103. E sono tutti pezzi eterni, importanti, fondamentali, che rendono l'hotel, a mio avviso, unico. C'è stata una importante collaborazione tra Gellner e Carlo Scarpa, che è sintetizzata ed è l'oggetto principe ne è la chiesa, che è stata progettata da entrambi anche con quelle che possono essere state delle difficoltà di approccio reciproco quando ci sono due menti così importanti. C'è da dire, Scarpa in Veneto e in Italia ormai è riconosciuto come un maestro. Su Gellner si fa tanta fatica ancora, e probabilmente si fa tanta fatica perché ha lavorato con un committente forte fino a un determinato momento, e Scarpa ha dato il suo senso, se è facilmente riconoscibile dai pavimenti della chiesa, dalle porte. Il tocco di Gellner si sente perché le ville, che attualmente non sono usate in senso turistico alberghiero come era un tempo, perché anche quelle venivano usate dai dipendenti Eni, no? Per le vacanze venivano assegnate ad estrazione, tant'è che un dirigente poteva essere dirimpettaio dell'operaio chimico, quindi insomma questa è una cosa molto bella che poi non si è più ripetuta. Le ville attualmente sono vendute, hanno dei proprietari, noi gestiamo quello che chiamo comprensorio, no? E tuttora il Boite, l'Hotel Boite, che era pensato da Gellner come centro di questo villaggio, lo è. Io ho una bellissima foto che è stata fatta esattamente dalla posizione del Boite circa 70 anni fa,
e questa fotografia prende il Pelmo, il Monte Pelmo. È una fotografia in cui è evidente la presenza di pascoli, prati, e quindi ci fa capire che 70 anni fa c'era un'economia della montagna molto diversa rispetto a quella attuale. È un'economia legata alla tutela del bosco e valorizzazione del bosco. Tutelare e valorizzare il bosco vuol dire anche tagliarlo, che è una cosa che nel 2026 non si capisce. Mattei ci dava un senso di capitalismo molto differente rispetto a quello attuale e per coerenza nei confronti del villaggio bisognerebbe ritornare a quello, senza porsi in chiave etica superiore rispetto ad altri. Lo sto dicendo solamente per un'opportunità, un luogo del villaggio che mi sento di consigliare, no? Di esplorare, è la piazzetta che c'è tra la chiesa e l'Hotel Boite, dove c'è un pergolato che poi sale con una scalinata, con una rampa scalinata in porfido in legno verso la chiesa, quindi tra hotel e chiesa, e lì c'è un bel busto di Enrico Mattei, che varrebbe la pena andare a omaggiare, ringraziare, non lo so, insomma, a fotografare forse, no?